siamo arrivati ieri sera a Pinar-Bazeu e questo è il fantastico hotel che sembra anche carino in video. Tra poco vi faccio una recensione. Però 19 euro, perché cavolo ce ne frega a noi. No. Il letto era Comunque dignitosamente letto... pulito e senza piatto. Io ho dormito bene. Latte, per poi cui notiamo, Francesca finalmente dopo 2 settimane si è lavata i capelli 2 giorni fa. 20 giorni. Cazzo, Lo schifo. ho i capelli bellissimi, finalmente durano poco. Boh, fatto sta che niente, oggi partiamo verso est, proseguiamo la direzione verso Malatya, ci stiamo avvicinando al confine iraniano a Bazargan. Avvicinando vuol dire altri 1000 chilometri. Eh sì, cioè siamo circa a metà. Siamo in Anatolia, ma siamo circa a metà della Turchia in generale, è grande la Turchia. Andiamo verso est, vediamo dove ci porta oggi, dove ci portano le moto. Questa è la vista. Questo video viene gestito in autonomia da il manutentore della casa, il sottoscritto, che vi fa vedere i dettagli spaziali di questo hotel. La porta sembra di no, ma non è dritta, con senza maniglia e coi chiodi sotto. Questo rialzo, credo per far passare gli scarici del suono di vuoto. Non c'è la luce in bagno. Questo è il rubinetto. Questa è la doccia, cosa tradizionale anche in India, questa qua così, per cui non è che sono scandalizzato, ma non c'è l'acqua calda. Osserviamo le prese dipinte con macchie nei muri, polistiroli attaccati a nascondere chissà cosa, cornicioni sbrecciati, potenzialmente nidi di qualche animale insetto. Salutiamo la Francesca ancora mezzo addormentata, non parlatene, non ha ancora fatto colazione. Sì, è vero. E muri senza un senso, fuori squadra, con inclinazioni assurde. Senza contare moquette macchiate e moquette con scotch sopra. Le mutandine Francesca l'avete appena vista. Bellissimo. Come sempre vedo mangia. Ah, I love you mu yoksa değil mi? Ya. Gel. Oh. in Italia. Ciao. Goodbye. Una ricezione di Iran, che ci sono le piscine e non ci puoi entrare. Le donne non possono entrare qua, io sono qua. Medea ha fatto di nuovo litigato con tutti. Siamo? Turchia, io non mi ricordo come si chiama. La follia è che in questo paese queste cose dovrebbero essere illegali, cioè la divisione e segregazione in aree pubbliche. Perché? E invece non c'è scritto infatti da nessuna parte che le donne non, cioè non è tipo l'Iran con gli orari, queste cose qua per cui diciamo ti organizzi, no. Qua non c'è scritto niente, loro hanno deciso che lei non poteva entrare e queste robe mi fanno girare i coglioni perché non è una cosa che riguarda, come dire, un settore regolamentato per cui cioè vai in Iran, lo sai. La Turchia è un paese che queste cose non le ammette, non le consente, se non espressamente scritte, non c'è scritto da nessuna parte e il tipo mi ha detto che lei non poteva fare il bagno, cosa mi fa girare i coglioni. Adesso ce ne andiamo perché non possiamo fare niente ed è un peccato perché qui in mezzo al canyon scorre questo corso d'acqua bellissimo e laggiù ci sono le piscine e dobbiamo andarcene. Vaffanculo sti stronzi. Abbiamo scoperto perché oggi non sono potute entrare. Le donne possono entrare una volta a settimana, il che è assurdo per dei paesi come la Turchia, cioè come non dei paesi come la Turchia, che è un paese tendenzialmente e in realtà laico dal punto di vista delle proprietà pubbliche. Però in realtà è anche che ci troviamo in una zona estremamente remota, quasi, cioè post Cappadocia verso est inizia a essere un po' hardcore dal punto di vista sociale, soprattutto per le donne, perché Diventa più conservatrice. è molto più conservatrice. L'area. Per cui quello che dà fastidio e che forse mi ha fastidito di più non è il fatto che sia un paese come l'Iran
o il Pakistan che ha delle regole di per sé strict sulla divisione dei sessi, quanto il fatto che sia stata una cosa completamente arbitraria dei gestori che hanno in concessione questa cosa pubblica, che non è privata, fare questa distinzione. Tanto è vero che non c'è scritto da nessuna parte, nessun cartello, Molti turchi e tantissimi turchi si sono anche lamentati di questa cosa qua. Soprattutto uno ha scritto: io sono fatto 400 km per venire, che è un posto incantevole, sono arrivato lì, mi hanno detto che mia figlia e mia moglie non potevano entrare, e quindi c'è una cosa che sta indispettendo anche tantissimi turchi. Però questo così è.
scorso? Ecco qua. Allora, Amedeo mi ha ricordato che l'anno scorso avevo rotto le palle per questa stupida salita di salita. Ho paura, ho paura. Io l'anno scorso ero veramente terrorizzata di fare tantissime cose. Cazzo, la moto l'avevo guidata una settimana e la patente da 6 mesi, cioè. E adesso parcheggiata qua senza problemi. No, vabbè, sono felice di essere partita l'anno scorso, però è stata dura, è stata davvero dura fare anche le più piccole cose. Se vi ricordate quella discesa a Veliko Tarnovo in Bulgaria, io terrorizzata. Però è bello anche un anno dopo rifare tutto con padronanza e divertendosi. Bene, siamo arrivati a Rapagir come l'anno scorso, però l'anno scorso stavamo tornando a casa e dobbiamo qua una notte e domani proseguiamo il nostro viaggio verso est, giusto? E fra qualche giorno arriviamo a Vanna. L'ernia, che io sopravvivi all'ernia è un altro discorso. Esatto. Buonanotte.